Ciao ragazzi, fammi vedere se sta andando qua. Sì, molto bene. Aspettate un attimo che metto a posto qua. Fammi vedere. Scusate, ma devo mettere a posto qua l'inquadratura. Questo qua. Ok. Ok, bene, sì, perfetto. Allora, questo video di oggi mi sto facendo una riflessione. Sono tempi di grandi cambiamenti. Sono tempi difficili. Come vedete, molte attività chiuse, un disastro, una cosa pazzesca. Ma non che prima fosse un paradiso, perché anche prima del Covid la situazione era quella che era. In Italia molte attività soffrivano, la difficoltà a trovare lavoro, tante difficoltà, le problematiche c'erano anche prima. Non è che questa la problematica del Covid ha semplicemente accentuato i problemi già esistenti e li ha amplificati. Ma sicuramente il cambiamento in atto dovrebbe essere vissuto come una molla per andare nella direzione della formazione, cioè di imparare cose nuove, imparare a crescere le proprie competenze. La formazione, crescere. Se sai fare qualcosa, qualcuno è disposto a darti una chance. Altrimenti, se non sai fare qualcosa, è difficile. Sei tu che devi non lasciarti andare allo sconforto. Capisci cosa voglio dire? Cioè, non lasciarsi affossare dagli eventi. Gli eventi travolgono. Questa è una situazione, questa pandemia è una situazione che sta travolgendo letteralmente delle persone, parecchie. Ma questo cosa voglio dire? Che se hai la possibilità, e la maggior parte delle persone ancora in Italia ha questa possibilità, poi ci sono tanti che non hanno neanche la possibilità, ma se hai la possibilità di dedicarti a crescere, usare nel modo corretto internet per andare a studiare, per andare a vedere, per andare a leggere, per andare a documentarsi, per crescere le proprie capacità, le proprie competenze, invece che cazzeggiare e andare a creare il dramma, perché questo è poi l'uomo è specializzato nel creare il dramma. L'uomo crea dramma, è dramma, non c'è niente da fare. La maggior parte si lamenta, ma non agiscono per migliorare la propria condizione. Tutti vogliono che qualcun altro faccia qualcosa, ma nessuno fa qualcosa in prima persona per migliorare. Nessuno, no. Qua scusate, mi è partita un errore. Non è corretto dire nessuno. La maggior parte preferisce che siano gli altri a fare qualcosa, tutti devono cambiare, ma nessuno. La regola è semplice: cambia te stesso e il mondo cambierà con te. L'unica cosa che puoi cambiare è te stesso, cambiare le tue modalità, come funzioni. Questa è. Cosa significa? Che se non funziona una cosa, non c'è scritto da nessuna parte che deve funzionare. Anche noi adesso siamo qua chiusi, è parecchio che siamo chiusi. Quando si lavora a regime minore, mi do da fare, studio, faccio, creo, faccio. Non si sta fermi, non puoi star fermo. Oggi è una società che non ti permette di stare fermo. Impossibile, non hai possibilità. Quindi ti devi sempre studiare,
crescere le proprie competenze. Crescendo le proprie competenze, un domani qualcuno, magari non adesso, ma perché magari adesso non ci sono le condizioni, perché può essere benissimo che adesso non ci sono le condizioni, adesso se vai cercando opportunità di lavoro non ci sono, e allora è il momento di formarsi. C'è un momento per seminare, c'è un momento per annaffiare, c'è un momento per raccogliere e mangiare quello che hai coltivato. Quindi adesso è il momento della formazione. Poi può essere anche il momento del disfattismo, del catastrofismo e chi ne più ne ha più ne metta. Ma quello è sempre stato. In qualsiasi pandemia c'erano di ogni. Ce n'era di ogni. Questa è terra proprio fertile per i catastrofismi e tutte quelle cose lì. Ma ripeto, bisogna continuare ad andare avanti partendo da se stessi, partendo da cosa si sa fare, perché questo è quello che facciamo nella società. Veniamo retribuiti, questa società è o si cambia completamente tutta l'impalcatura della società, o se no la società ci riconosce un merito se noi diamo un contributo, se noi facciamo qualcosa per la collettività. Vanno i tatuaggi, faccio i tatuaggi. Vedrò di farli nel modo migliore, vedrò di farli al top. Cresco ancora di più, perché la competizione è tanta e devo migliorare sempre di più. Poi arriverò a un punto che mi fermo. Arriverà il momento anche del declino. Ma il mio obiettivo deve essere quello di migliorare. Ma perché devo migliorare? Intanto per essere soddisfatto io, intanto per essere soddisfatti i miei clienti e intanto per fare quel servizio che facciamo alla società di dare quel qualcosa perché c'è una richiesta, perché la gente vuole quello, perché la gente vuole i tatuaggi. Se la gente non vorrebbe i tatuaggi, nessuno li farebbe. Non è il contrario, non è che la gente fa i tatuaggi e allora qualcuno li vuole. La gente vuole i tatuaggi e quindi ci sono persone che si ingegnano per imparare a fare i tatuaggi. Questo è il tempo perfetto per la formazione, per studiare. Per il tatuatore può essere il momento di studiare il disegno, perché magari è un buon tatuatore ma gli manca ha delle grosse lacune nel disegno, più o meno grandi, e allora potrebbe essere il momento adeguato per dedicarsi a un corso di disegno, magari online. Non c'è niente di male, non si è mai arrivati. Io in prima persona sono qua a parlare, ma non mi considero arrivato per niente. Metto a frutto ciò che ho imparato, quello sì, ma non sono arrivato. Continuo a documentarmi, continuo a imparare. Se faccio così, qualcuno sarà disposto a pagare per le mie competenze. Questo è quello che bisogna fare oggi. Continuare a crescere, non c'è alternativa. Magari anche cambiare lavoro può essere, non è che c'è scritto da nessuna parte che uno deve fare per forza quel lavoro per tutta la vita. Se ne ha la forza di cambiare, magari è stanco, può anche cambiare lavoro. Però quando ci sono questi tempi e la storia è ciclica, ogni tot arrivano queste bastonate, possono essere guerre, possono essere carestie, possono essere flagelli naturali, come possono essere terremoti. La storia ha sempre fatto questo. La storia del mondo è questa. E quindi questo è il momento di studiare, perché poi non è che siamo costretti ai lavori forzati. Siamo a casa, una bella rottura di coglioni se non hai niente da fare, ma se ti dedichi allo studio ti passa anche il tempo. Allora io dico, non è forse il momento di studiare? Non è forse il momento di formarsi? Questo è il momento perfetto per la formazione, dato anche dall'utilizzo dei social. Di internet. Perché sui social non ci si forma più di tanto. Internet sì, ma i social si cazzeggia e se ne fa un uso che poi è più tossico che benefico.
Quindi ripeto, per quanto riguarda, questo è il tempo perfetto per formarsi. Questo è il tempo perfetto per la formazione. Se le persone approfittassero di questo tempo per formarsi, l'Italia sarebbe un paese che potrebbe dare miglioramenti in tutti i campi, Sto parlando in tutti i campi. Invece la maggior parte delle persone si cazzeggia, sta davanti alla televisione tutto il giorno, mangia e si intossica e poi si ammala. Invece di scandire con regolarità le giornate e darsi degli impegni. Questo è quello che bisogna fare. Usare metodo e avere un programma. Avere un obiettivo. Senza un obiettivo un uomo è perso. Se non c'è un obiettivo la persona è persa. Questo è quello che volevo dire oggi in questo video. Bene ragazzi, quindi non vi scoraggiate e approfittate di questo tempo per la formazione, per formarvi. Un caro saluto ragazzi. Al prossimo video. Ciao.